L'operazione EUNAVFOR Med Irini è stata lanciata il 31 di marzo del 2020 con il compito principale di monitorare e implementare la risoluzione dell'ONU relativa all'embargo sul traffico di armi da e per la Libia. L'operazione è nata quindi in piena pandemia da Covid-19 e quindi questo ha reso più complicato il processo di generazione delle forze. Comunque bisogna riconoscere gli sforzi che tutti i Paesi membri hanno fatto per cercare di provvedere ad assetti e personale in modo tale che l'operazione potesse partire in tempo debito, e questo è avvenuto effettivamente il 4 di maggio del 2020. Le forze ancora disponibili, gli assetti disponibili non sono ancora sufficienti, come ha anche sottolineato l'alto rappresentante per l'Unione Europea, Mr. Borrell. Però noi stiamo impiegando al meglio gli assetti che ci sono stati assegnati dagli Stati membri, in modo tale da ottenere il meglio da quello che abbiamo disponibile. E alcuni risultati sono stati già ottenuti in un brevissimo tempo, in 3 mesi di tempo. I risultati si sono già visti soprattutto nel settore del controllo delle armi e nel settore del contrasto al contrabbando di oli. Siamo tutti coscienti che, vista l'interesse nella crisi libica di diversi attori, ci sono molte implicazioni di ordine politico e diplomatico. Tanti sono gli attori coinvolti nel teatro libico e ognuno con la propria agenda, ma è chiaro che a tutti che la sicurezza della Libia comporterà una serie di benefici in tutta l'area del Mediterraneo. Innanzitutto avremo un Mediterraneo più sicuro, un Mar Mediterraneo più sicuro, avremo maggiore prosperità per tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo e chiaramente ci sarà anche un maggiore controllo sui flussi migratori che dalla Libia arrivano verso l'Europa. Quello di cui abbiamo bisogno è che la forte volontà politica che ha permesso il lancio dell'operazione venga mantenuta, sostenuta e che si traduca anche in assetti e personale da parte dei Member States nei confronti dell'operazione Irini stessa. Quello del monitoraggio dei traffici di esseri umani continua a essere uno dei compiti secondari dell'operazione Irini. Lo sviluppiamo tramite l'impiego dei nostri assetti aerei in coordinamento con tutte le agenzie che sono interessate a questo fenomeno. È chiaro che per le caratteristiche dell'operazione Irini le unità navali si trovano in una zona diversa da quelle dove si sviluppano i maggiori flussi di migranti e per questo fino ad oggi le navi di Irini non sono mai state coinvolte in alcun evento SAR. Noi monitoriamo costantemente i flussi migratori anche per verificare se l'operazione Irini e i suoi assetti navali possono costituire in qualche modo un fattore di attrazione, il cosiddetto pull factor. Ogni mese facciamo un report alla Political Security Committee per spiegare come stiamo agendo, cosa stiamo facendo e quali sono le maggiori direttrici di traffico di migranti, dimostrando che l'operazione Irini non costituisce effettivamente nessun pull factor. È importante sottolineare che l'operazione Irini non è contro qualcuno specificatamente né alcuna nazione. L'operazione Irini ha come compito quello di implementare l'embargo delle armi voluto dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia. E lo facciamo in tutta l'area di operazione, qualunque sia l'attore coinvolto. Noi, facendo questo, rimaniamo all'interno dei confini che ci vengono dettati dalle risoluzioni dell'ONU, dalla legge internazionale sul mare, anch'essa dell'ONU, dalle regole di ingaggio che sono state approvate dai Paesi membri dell'Unione Europea. E all'interno di questi parametri, all'interno di questi confini, ci troviamo ad operare nella nostra operazione.
non ci limitiamo soltanto a intervenire con le unità navali, ma il nostro compito è anche quello di monitorare dall'alto, con i satelliti, con gli aerei a pilotaggio remoto e con gli aerei che ci vengono messi a disposizione dagli Stati membri, tutti quelli che possono essere dei sospetti traffici illeciti. E grazie a tutte le informazioni che abbiamo ricevuto dai nostri assetti, dal centro satellitare europeo, SATSEN, e dall'intelligence degli Stati membri, siamo riusciti a ricostruire possibili traffici illeciti nell'area di nostra competenza e tutte queste informazioni sono state inviate al Panel of Expert for Libya delle Nazioni Unite per le valutazioni successive del caso. I'm Lieutenant Commander Konrad Skóra from Polish Air Force, and I'm here Chief Director for the JOC, which is JOC Operation Center in Operation Irini. We are here to monitor and manage all of the movement for the either surface or air assets and to establish assessment and to provide it to our op commander. I am Captain Nadine New from Germany. I'm working in OHQ in CJ4 Logistic Branch, dealing with logistics, especially movement and transportation. My duty is to provide logistic support, to provide and guarantee the logistic support of UNAFOR Med Irini regarding the air and naval assets. Currently, Operation Irini has 3 forward logistic bases and sites, 2 of which are in Italy and 1 in Greece. I'm Lieutenant Solène Neveu from the French Navy. I'm an Operation Commander Legal Advisor, and my duty within the OHQ is to make sure that all the operations are carried out in accordance with international law and with the aim of impartiality. My name is Alen Serec. I'm an ensign of the Slovenian Armed Forces, and I'm working in CJ7 as a training coordinator. Currently, my work is focused on training newcomers to the Operation UNAFOR Med Irini, but I also help to create so-called training packages for the Libyan Coast Guard and Navy, which will contribute to the capacity building and training of the Libyan Coast Guard and Navy at the law enforcement tasks at sea.